Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. E oggi vi do il benvenuto al Nintendo Switch 2 Experience. Ma facciamo qualche passo indietro. Sì, avete capito bene. Ho avuto la possibilità di provare la prossima console di Nintendo in anteprima assoluta. Oggi vi porto in questo viaggio alla scoperta di Switch 2 e di tutte le novità. Cominciamo! Ragazzi, non so come dirvelo, ma siamo dentro. Potrete giocare fino a 4 ore consecutive. Un segnale acustico vi ricorderà quando la vostra sessione sarà terminata. E ora, buon divertimento con Nintendo Switch 2. E qui, purtroppo per mancanza di supporti, non ho potuto riprendermi mentre giocavo o prendevo la console interamente. Ma ecco le mie impressioni. Ragazzi, signore e signori, questa è Switch 2. Si presenta in una forma molto simile al primo modello, tranne che per alcune differenze evidenti. Lo stand ora è in un pezzo unico che prende tutta la console, abbandonando quindi quello del primo modello che andava a sorreggere la console solo da un lato in modalità portatile. La nuova porta USB-C superiore per collegare la fotocamera o altri accessori che arriveranno in futuro, e i nuovi Joy-Con che si attaccano magneticamente. Compare il nuovo tasto C che verrà usato per richiamare la funzione Game Chat. E nella parte interna è presente tutta la sensoristica per la modalità mouse, ne parleremo a breve. E abbiamo cominciato con Mario Kart World. La novità principale di questo Mario Kart sono i Gran Premi. Ora i circuiti si eseguono tutti di fila, senza uno stacco tra uno e l'altro. Non mancano ovviamente nuovi power-up. La demo in prova è una versione praticamente definitiva con lingua italiana e che seleziona un trofeo a random, in 100cc con la guida assistita accesa. Nonostante i parametri preimpostati, è stata comunque divertente da giocare, e lo sarà ancora di più con la modalità sopravvivenza. Altro non è che una fantastica modalità a 24 giocatori, con la possibilità di giocare anche in LAN e online. In gioco in LAN ha una novità: la votazione del percorso avviene simile a come accadeva con i Mario Kart precedenti, con la differenza che al posto del circuito si sceglie il rally, 8 i rally disponibili, ciascuno composto da 6 percorsi. Si parte da 24 giocatori e ad ogni checkpoint raggiunto si eliminano gli ultimi 4 classificati di volta in volta. Quando i giocatori in gara restano 4, si comporta come il terzo giro di una qualsiasi gara. In sostanza si tratta di una modalità molto innovativa che verrà molto apprezzata da chi gioca in competitivo. E per giocare alla modalità sopravvivenza abbiamo utilizzato il Pro Controller 2, che come prime impressioni sembra molto più maneggevole di quello di Switch, abbandonando il tipico design nero traslucido. Come i Joy-Con 2 abbiamo il nuovo tasto C e anche 2 nuovi pulsanti nella parte posteriore. Tra l'altro la forma dei dorsali mi ricorda molto quella di GameCube e inoltre vi è anche la possibilità di provare il nuovo controller di GameCube per usufruire meglio della Virtual Console. Inoltre, all'interno di una stanza apposita era possibile anche provare Yakuza 0 Director's Cut e Cyberpunk 2077 per dimostrare al grande pubblico la vera potenza di Switch 2. Entrambe le demo hanno avuto qualche rallentamento ai cali di FPS, ma va ricordata che questa è un'anteprima assoluta e sono prodotti in stadio embrionale ancora da ottimizzare. Era presente anche Street Fighter 6 che pare avere una grafica leggermente migliore rispetto alle altre piattaforme. Nintendo ci ha abituato negli anni a rivoluzionare i sistemi di controllo e proprio con Switch 2 arrivano i comandi stile mouse e li ho provati sui minigiochi del nuovo Mario Party Jamboree. Il puntamento avviene con un sensore ottico posto nella parte interna del controller molto simile a quello di un vero mouse da PC. La nuova modalità Jamboree TV, da utilizzare con la cam esterna, è in grado di scontornare le persone in modo piuttosto ottimo. Alcuni minigiochi fanno largo uso del microfono posto sulla parte superiore della console e tra l'altro mi ricorda molti giochi su Mario Party DS che usavano il microfono. E passiamo a Drag and Drive, un altro gioco che sfrutta molto bene i comandi mouse. Alla base ha un concept semplice ma allo stesso tempo particolare. È un basket fatto con le sedie a rotelle. Inizialmente il sistema di controllo durante i tutorial può risultare difficile da padroneggiare, ma una volta presa la mano diventa parecchio divertente, soprattutto quando giocate in compagnia.
Modalità mouse appena provata, devo dire che inizialmente ero parecchio scettico, ma una volta presa diciamo la mano diventa veramente una cosa intuitivissima e molto divertente da giocare. Rimane sempre da vedere l'effettiva giocabilità al di fuori di un tappetino, poiché nella postazione preposta era presente un tappetino del mouse, tra virgolette, da postazione gaming. Peraltro, una volta capite le meccaniche, ho praticamente carriato la squadra sul finale. Un breve appunto va fatto anche per il Welcome Tour, con il quale è possibile sperimentare tutte le nuove caratteristiche e le varie differenze con la prima Switch, anche dai meno avvezzi alla tecnologia. Ed eccoci ritornati. E al termine dell'evento ci hanno consegnato questa borsa e andiamo a vedere che cosa contiene. Ok, abbiamo dei post-it con il logo di Nintendo Switch 2 qui in alto, che credo di non utilizzare perché io li voglio conservare. Poi abbiamo una penna con il logo di Switch 2 sempre. Questo che non ho idea di cosa sia, sembrerebbe tipo un poster. Bello! C'è un elastico, io cerco di evitare di usare l'elastico per conservarlo. Bellissimo, bellissimo signore. Nintendo Switch 2 Experience, grazie ad aver provato Nintendo Switch 2 25-27 aprile. Questo diciamo che rimane a ricordo della giornata. Io lo conserverò ovviamente qua dentro. Non lo voglio assolutamente aprire perché ci tengo tantissimo. Chiaramente io questo lo faccio perché sono oggetti da collezione, diciamo, circoscritti a questo evento, e quindi sicuramente la reperibilità di questi oggetti in un ipotetico futuro è veramente bassissima, quindi li teniamo con la massima cura. Cosa abbiamo? Questa è una borraccia, sì, con il logo di Switch 2 si intravede. Non so nemmeno se aprirla per farvela vedere, comunque se vi interessa come è fatta è questa qui. La state vedendo in immagini, è una classica borraccia, eccola qua. Questa noi sinceramente non so se la aprirò. E che dire ragazzi, questa è stata Switch 2. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Sta zitto! Fatemi sapere cosa ne pensate con un like qui sotto o magari anche con un commento. Ciao a tutti!